In questo video parlo di un errore che viene fatto veramente molto spesso dalle persone che hanno imparato l'italiano come lingua straniera. L'errore riguarda la pronuncia della lettera S. Se non sei un madrelingua italiano ma hai imparato l'italiano come lingua straniera, molto probabilmente fai questo errore ma non sai che è un errore. Questo è un errore di pronuncia subdolo e sistematico, nel senso che molte persone sbagliano non tanto perché non riescono a pronunciare bene determinate combinazioni di lettere, ma perché pensano che determinate sequenze vadano pronunciate in un determinato modo. Quindi non è tanto un discorso di non avere una pronuncia identica a quella dei madrelingua, ma è proprio un discorso di pronunciare un suono quando in realtà bisognerebbe pronunciare un altro suono. Cioè in determinate sequenze la lettera, il segno grafico S va pronunciato come S, in altre sequenze va pronunciato come S. E in questo video parlerò di 4 sequenze che vengono pronunciate in modo sbagliato da tante persone. Ripeto, non è un discorso di non riuscire a pronunciare determinate sequenze in modo perfetto, ma è proprio un discorso di pronunciare S quando in realtà bisognerebbe pronunciare S. Molto probabilmente anche tu fai questo errore, solo che non sai che è un errore. Come dicevo, questo è un errore molto subdolo ed è molto difficile da notare, ma se guardi questo video fino in fondo potrai migliorare da subito la tua pronuncia. Secondo alcuni guru che fanno dei video su come imparare l'italiano, su quali sono le tecniche più efficaci per imparare l'italiano, eccetera, eccetera, correggere gli errori è sbagliato perché in fondo gli errori si correggono da soli. Cioè, secondo loro, se una persona vuole imparare bene l'italiano è sufficiente che guardi centinaia di migliaia di telefilm, di materiali autentici, tra virgolette, e poi per magia si correggeranno tutti gli errori di pronuncia. In realtà, in questo caso vi posso assicurare che ci sono persone che per esempio vivono in Italia da 20-30 anni e continuano a fare questo errore proprio perché non sanno che è un errore. Contrariamente a quanto sostengono alcuni guru su internet, alcuni errori non si correggono da soli, ma è necessario che la persona noti che è un errore. Vabbè, comunque sia, io sono Luca e ti do il benvenuto sul mio canale. Se vuoi imparare bene l'italiano ti consiglio vivamente di iscriverti e di attivare le notifiche perché su questo canale pubblico regolarmente delle lezioni su vari aspetti della lingua italiana, compresi gli errori più comuni in italiano. Detto ciò, passiamo al nostro errore. Come dicevo, l'errore riguarda la pronuncia della lettera S. Più precisamente, l'errore riguarda la pronuncia di 4 gruppi consonantici. S più L, S più R, S più M, S più N. Partiamo dalla prima combinazione, cioè S più L. Molti studenti di italiano dicono slacciare la cintura, quindi pronunciano una S sorda. Il suono della S è simile a quello della S nella parola sono, quindi molti stranieri dicono slacciare la cintura, cioè si sentono chiaramente due suoni, il suono S e poi il suono L, quindi slacciare. Oppure un altro esempio potrebbe essere mi si sono slacciate le scarpe. Di nuovo c'è chiaramente un suono S e poi il suono L, slacciate. Il problema è che queste parole non andrebbero pronunciate così, ma andrebbero pronunciate nel modo seguente: slacciare la cintura e mi si sono slacciate le scarpe. Quindi il suono della S in questo caso è più simile al suono della S intervocalica che troviamo in una parola come rosa, quindi è una S, non è una S. Notate la differenza slacciare e slacciare, oppure slacciate e
slacciate. Per esempio c'è il verbo slegare. Il prigioniero è stato slegato. Slegare è il contrario di legare e vuol dire fondamentalmente che il prigioniero prima era stato legato con qualcosa e poi gli hanno tolto le cose con cui era stato legato. Ecco, la pronuncia è slegare. L'hanno slegato, è stato slegato. C'è un suono che è simile a quello della S intervocalica, che troviamo nella parola rosa, riso, un suono Z, non un suono S. Qual è l'errore? Che molte persone fondamentalmente pronunciano due suoni separati, cioè il suono S e poi il suono L, e dicono slegato, slegare e così via. Vabbè, avete capito il concetto. Facciamo un altro esempio. Ho comprato una slitta. La slitta non so se sapete cos'è, vabbè, comunque sia, magari vi metto un'immagine. Questa parola si pronuncia così, slitta. Non si pronuncia slitta. Molte persone sbagliano e dicono slitta. Poi, vabbè, c'è il verbo slittare, di nuovo diciamo slittare, non slittare. Un altro esempio potrebbe essere il verbo slogare. Sentite la differenza tra slogare e slogare. In italiano la pronuncia corretta è slogare. Questo errore viene fatto molto spesso dagli americani, dagli inglesi e in generale dagli anglofoni. E viceversa noi italiani tendiamo a fare l'errore opposto quando parliamo in inglese. Per esempio il 90% degli italiani dice slide, non dice slide. Questo, se vogliamo, conferma un po' questa regola non scritta per cui la S seguita da L si pronuncia S. Per esempio in italiano diciamo Slovacchia, Slovenia, Islanda, Oslo, lingue slave. Come vedete in tutte queste parole c'è la combinazione S più L che viene pronunciata con una S sonora simile a quella delle parole rosa e riso. Comunque sia, lo stesso discorso vale per la combinazione S più R. Facciamo subito un esempio. Giovanni vive in modo sregolato. Cosa significa in modo sregolato? Senza regole. Come vedete io ho detto in modo sregolato e non in modo sregolato. Di nuovo la pronuncia della S è più simile a quella della S intervocalica. Allo stesso modo si dice srotolare e non srotolare. Non so se conoscete il verbo srotolare. Cosa significa srotolare? Qui con me ho un elastico, l'ho arrotolato, significa che l'ho avvolto su se stesso. Srotolarlo vuol dire fare così. L'ho srotolato. Un altro esempio potrebbe essere srotolare una pergamena. Per esempio, facciamo finta che questa sia una pergamena. Ecco, così la pergamena è arrotolata, la pergamena è stata arrotolata. Se faccio così, la srotolo. Comunque sia, al di là del significato, l'importante è capire che si dice srotolare, non srotolare. Un altro esempio potrebbe essere: dovresti sradicare le cattive abitudini dalla tua vita. Cosa significa sradicare? Significa fondamentalmente strappare via, strappare anche con tutte le radici. Di solito viene usato in riferimento agli alberi. Se un albero viene sradicato vuol dire che viene abbattuto e vengono portate via, cioè strappate anche le radici. Il verbo sradicare è proprio collegato alla parola radice. Sradicare vuol dire strappare via. Ma comunque il punto non è questo, il punto è che io dico sradicare e non dico sradicare. La terza sequenza per cui vale questo discorso è la combinazione S più M. Per esempio, la polizia ha smascherato la sua truffa. Come vedete io ho detto ha smascherato, non ho detto ha smascherato.
Cosa vuol dire smascherare? Vuol dire togliere la maschera, questo in senso letterale. In particolare la frase ha smascherato la sua truffa vuol dire che la polizia ha scoperto la sua truffa e ha mostrato a tutti che era una truffa. Un altro esempio potrebbe essere: non devi sminuire i risultati degli altri. Come vedete io dico sminuire, non dico sminuire. Cosa vuol dire sminuire i risultati? Vuol dire che in sostanza non sono grandi risultati, sono dei risultati insignificanti. L'ultima sequenza di cui volevo parlare è la sequenza S più N. Facciamo subito un esempio. Questa cosa è davvero snervante. Come vedete ho detto snervante, anche perché non riesco a pronunciare snervante. O meglio, tecnicamente riesco anche a pronunciarlo, però è chiaramente più scorrevole dire snervante. Cosa vuol dire questa cosa è snervante? Che questa cosa mi fa venire i nervi, questa cosa è irritante. Un altro esempio potrebbe essere: hanno completamente snaturato il progetto. Cosa significa snaturare? Significa stravolgere, cambiare la natura di qualcosa, cioè modificare qualcosa in un modo così profondo che poi non è neanche più la stessa cosa. Come vedete io pronuncio snaturato e non snaturato. Un altro esempio potrebbe essere: si è messo a snocciolare tutti i verbi pronominali. Snocciolare significa enumerare, elencare. Di nuovo snocciolare e non snocciolare. Ecco, sono davvero curioso di sapere se facevi questo errore e cosa ne pensi di questo video. Quindi mi raccomando, lasciami un commento e fammi sapere cosa ne pensi. Qui in alto ti metto il link a un video che ti consiglio caldamente di guardare se vuoi veramente parlare l'italiano in modo naturale. Mi raccomando, dagli un'occhiata.